In una delle chiacchierate che facciamo ogni lunedì interne abbiamo tirato fuori il tema del mazzo invisibile, sia quello classico gimmick che quello impromptu, sia senza gimmick. Chi ci segue lo sa, noi siamo della linea di pensiero che qualsiasi cosa, qualsiasi versione ci possa essere di mazzo invisibile, in realtà quello più forte in assoluto è quello col gimmick. Penso anch'io, sono d'accordo, l'Ultra Mental di Joe Berg. Esatto, è arrivato così, poi Eddie Fields l'ha reso famoso con la versione, cioè con questa presentazione che... Sì, Eddie Fields, Don Alan, vabbè, sì. Che addirittura si attribuisce a una gag di Stanley Olio in cui certo, c'era uno che giocava a carte, sì, con le carte film. Esatto, ed è diventato un classico sia per l'effetto molto forte di per sé, sia anche perché effettivamente la presentazione è straordinaria, ha un potenziale comico enorme. E diciamo che il classico è il gioco perfetto da casa magica, perché non richiede abilità, ha un effetto fortissimo e penso che ne abbiano venduti veramente. Sì. È anche vero che veramente la differenza anche nelle vendite l'ha fatta Eddie Fields e Don Alan con quella presentazione. Prima era più un gioco di mentalismo, infatti Ultra Mental Deck, la presentazione è quella che ha fatto totalmente la differenza, no? Questo è uno di quei casi in cui appunto la presentazione ha elevato un effetto a livello... Infatti ha delle gag, cioè la cosa straordinaria di questo effetto è che già è il pubblico a fare proprio tutto il divertimento. Sì, è proprio quello, cioè che non richiede abilità a nessun livello da parte del performer. L'unica abilità che deve avere è ricordarsi come sono accoppiate le carte, basta. Poi l'abilità del performer magari è utilizzare delle gag classiche per riuscire a coinvolgere ancora di più il pubblico. Sì, però ripeto, è un gioco che funziona da solo, no? È come il dischetto nelle tastiere, quindi assolutamente fortissimo per quello. Infatti io personalmente non ho mai capito fino in fondo la volontà a fare quell'effetto con il mazzo normale. Sì, l'effetto è forte, ma secondo me con un mazzo normale, qualunque versione, poi ne vedremo qualcuna, non potrà mai essere così forte perché la costruzione non potrà mai essere così diretta come l'Ultra Mental, assolutamente. Esatto. Allora addentriamoci nella storia di questi, magari non la cronostoria vera perché magari uno è stato inventato prima, uno è inventato dopo, comunque bene o male una sorta di cronologia per ciò che riguarda prima le versioni con la visualizzazione di uno stack e poi quelle con un mazzo memorizzato. Sì. So che uno dei primi apripista di questa versione impromptu è stato Ackerman. Ackerman non so se sia la prima in assoluto, ma tra le primissime o comunque tra le prime effettivamente fattibili, efficaci di versioni impromptu del mazzo invisibile. A grandi linee ti ricordi come funziona? A grandi linee, il concetto è mazzo mescolato, c'è una limitazione nella scelta, nel senso che apparentemente fai pensare una carta, non chiedi la carta, dici di pensarne una mentre le passi, ma limiti la visione possibile di circa metà mazzo. Okay. Qua puoi farlo in mille modi, può anche semplicemente essere prendo e ti dico pensane una, può essere le giro di faccia, ti dico pensa una di quelle che passano, guardo e non guardo e quando so che oltre a una certa non puoi più averle viste tengo un break. Fatto sta che io ti chiudo la scelta a circa metà. Quindi hanno visto una carta liberamente, però tra metà, io bene o male in un modo o nell'altro ho il segno e poi dico che vado dietro la schiena e dico che girerò una carta al contrario. In realtà quello che faccio è faccio in alto tutte quelle che potenzialmente potrebbero contenere la loro carta e tutte le altre le giro dorso in alto sotto. A questo punto torno davanti, magari se voglio essere sicuro al 100% quando glielo fate vedere dico vabbè ovviamente non pensare così non si vede. Tra l'altro aiuta dicendo non pensare alla prima, tornando ed è ancora lì, dà l'idea a chi non abbia fatto niente se non girare la carta. A questo punto chiedo qual è la carta e qua devo stare attento, no? Perché non posso alzare più di tanto, si vedrebbe questa, non posso stare più di tanto abbassato e più di tanto attento perché si vedrebbe. Cosa devo fare? Devo tenere bene o male il lato corto in linea con gli occhi del pubblico in maniera tale che loro non vedano per un soffio, non vedano la faccia ma io la possa vedere. Appena mi dicono la carta, supponiamo... Beh, nel tuo caso essendo mancino è anche un po' più facile perché sì, perché gli indici sì. Supponiamo che mi dicano il re di picche, sì. Io dico guarda, come ti dicevo c'è una carta girata nel mazzo,
inizio, in realtà vado a cercare il re di picche, che non so dov'è, so che è in questa metà. Appena lo trovo, faccio un controllo sotto il nastro, o Zinsser, ok. Adesso posso rilassarmi di più, abbassarmi. Devo stare attento a non aprirle, quindi a parte questa, qua, continuo a tenerle squadrate, fino ad arrivare a quella di dorso. Per la gente quella che ho girato. Ricordatevi che io ho questa. Quella prima la metto leggermente in jog e quando chiudo questa va a finire sotto. Quindi concettualmente tutto quello che devo fare adesso è girare queste e sono pulito. Come facendo un half pass. Quindi nel momento in cui chiudo, squadro, grazie a questa ho la separazione, faccio l'half pass e il gioco è finito. Esatto. E la carta si trova girata. Interessante, ha dei piccoli problemi. Il più grosso secondo me non è neanche tanto l'half pass quanto il timing, dal fatto che devo cercarla sta benedetta carta, no? Esatto. Magari parlo dopo dell'half pass. E questa quindi è la versione semplicemente facendo vedere uno stack. Sì, diciamo allora è stata una delle prime appunto con un mazzo non memorizzato, un mazzo mescolato. Ha il vantaggio che ha dei pro e dei contro. Il pro è che il mazzo può essere mescolato prima di iniziare. Secondo me non è un contro che non può nominare una carta, perché per come lo vendi veramente, lo sappiamo benissimo, la sensazione è che possa aver pensato una qualunque delle 52, Certo. quindi quello non è un grosso problema. E un po' il contro è il fatto che tu non sai dov'è e devi perdere un po' più di tempo andando a cercare. Esatto. E poi vabbè c'è l'half pass. E quindi esiste una versione più furba o comunque più funzionale di fare semplicemente vedere una porzione di carte? Rimanendo con l'ossatura di quella di Ackerman, l'idea è la versione di Michael Close. Il concetto, la costruzione è identica. La genialata di Close l'abbiamo visto. In tutte e due la nota dolente, tra virgolette, è l'half pass. Quindi quello che succede è, sono qua, chiudendo a pugno, questo, se voi guardate, questo non si muove. Tutte queste versioni noi abbiamo detto magari delle carte che erano abbastanza comode. Cosa fare quando effettivamente la carta è scomoda? Dipende dalla versione. Ok. Dipende dalla versione. Per esempio, Close mi sembra che affronti un po' l'argomento. Diciamo che nella metodica di Close, che poi è quella di Ackerman, l'unica carta veramente scomoda è la prima. È più forte il gioco o la presentazione? È un bel connubio. Però il gioco è fortissimo.